La Juventus batte 2-0 il Parma con reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic e posso dirlo all'inizio? Meno male. Finalmente è iniziata la nuova stagione, è iniziato il campionato anche per la Juventus, perché sinceramente essere qua a parlare di calciomercato tutt'estate è stato un qualcosa che spero di non ripetere almeno per 12 mesi o fino chiaramente a gennaio, quando ci sarà la finestra, quella invernale. Però ragazzi, il calciomercato, lo dico sinceramente, non fa per me, non è un qualcosa che mi interessa più di tanto. Invece mi interessa il calcio giocato, quello mi interessa veramente parecchio. Iniziare una nuova stagione è sempre un qualcosa di emozionante e ieri dove mi sono guardato sia il Napoli che il Milan, insomma, abbiamo avuto qualche indicazione. Calcio d'agosto, perché ad agosto siamo, anche se si fa sul serio, ed è normale che non si possano adesso fare tutte queste congetture, però si vedono delle cose che vanno poi riportate. Il Napoli ha vinto con una prestazione solida, è comunque la squadra da battere, ha cambiato tanto, ieri tra l'altro un po' si è affidato sempre ai soliti, con a parte chiaramente la forzatura di Luka davanti, perché Lukaku è infortunato, e con De Bruyne che ha fatto il suo esordio per il Napoli. Chiaramente non un Napoli spettacolare, non una partita che rimarrà nella storia, però il Napoli vince 2-0, dimostra la sua solidità e sarà una squadra da temere. Nel frattempo il Milan invece, Milan del grande Allegri, insomma, ci dimostra che la rosa è in questo momento inadeguata. Il povero Santi Menez là davanti non può fare quel lavoro da attaccante di sponda, secondo me è un po' più una punta che ha bisogno di qualcuno che lo sostenga, perché non fa quella tipologia di gioco, non è proprio il suo. Fatica tantissimo, partita oserei dire orrificante da parte sua, e si capisce come mai alla fine il Milan stia cercando una punta che non sarà Boniface, perché è stato rimandato al mittente causa i problemi al ginocchio, però ci fa vedere anche come Allegri in realtà non sia cambiato più di tanto, nel senso la squadra è sembrata tra l'altro non solida dal punto di vista difensivo e poi abbastanza priva di idee, un po' come Max si era dimostrato di essere nel secondo tenore alla Juventus. Sicuramente è una squadra da tenere sott'occhio, perché Max crescerà durante l'anno, soprattutto con una competizione sola, però al momento il Milan mi sembra che sia più confuso che felice, ecco, da ricordare una canzone di Carmen Consoli. Nel frattempo il Como oggi ci ha fatto vedere come mai sarà una squadra da insomma tenere d'occhio, perché il Como potrebbe fare un campionato molto interessante. Ha una squadra giovanissima, un allenatore che sa cosa vuole, come fare, e soprattutto gioca un calcio che dal mio punto di vista è molto piacevole. Stramerita contro la Lazio, una Lazio che è sembrata senza anima, l'ha detto un po' anche Sarri, che alla fine la partita è stata molto meritata da parte del Como, e ripeto, un Como che sarà veramente a tenere d'occhio, così come la Roma, perché inizia a fare vedere qualche segnale che Gasperini è arrivato in città e quindi inizia a giocare un calcio di grande intensità. Ma prima di iniziare a parlare di Juventus, che siamo qua per quello, ci mancherebbe, ma una carrellata ci stava, mi raccomando, iscrivetevi al canale, importantissimo, è gratuito, ma mi aiuta, ma soprattutto commentate e lasciate un mi piace. Vabbè, insomma, a parte queste cose, che bisogna fare un piccolo riassunto anche di quello che stava succedendo, parliamo di noi, parliamo di Juventus. All'inizio credevo che la formazione fosse abbastanza scontata prima di vedere poi le scelte di Tudor, invece sono stato sorpreso di vedere Kalulu in quella posizione di esterno, quarto di centrocampo esterno a tutta fascia. Ecco, la formazione di Gregorio, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiasso, Yildiz con Sissao e David, tanto per chi non ha visto la partita, però ecco, quel Kalulu lì a tutta fascia, insomma, non so se sia stata più una provocazione da parte di Tudor, come per mandare un messaggio alla società: ragazzi, pensate che devo andare a prendere Kalulu e metterlo come esterno a tutta fascia perché non ho nessun altro. Chiaramente l'opzione era Joao Mario, che abbiamo visto nel secondo tempo, però ecco, non mi ha convinto, e credo anche che nonostante Kalulu si sia applicato, perché fa anche un paio di cross interessanti e comunque Kalulu di quantità ce ne mette sempre parecchia, chiaramente non è il suo ruolo e si vede in qualche situazione. Nel primo tempo ho visto anche un David ancora un po' in difficoltà di condizione, dove ha fatto qualche sponda buona che ha poi
ha portato al tiro anche Thuram, però a qualche volta anche si è fatto trovare un po' impreparato e ha sbagliato dei tocchi abbastanza semplici per quello che siamo abituati a vedere quantomeno dalla Ligue 1. Anche il Diz nel primo tempo ha fatto un po' di fatica, ma ha fatto fatica soprattutto perché la Juventus ha riproposto un po' quel calcio dell'anno scorso, quindi questo possesso palla che mi sembra chiude al 70% alla fine del primo tempo, con quell'unica mezza occasione su quella bella palla di Thuram che va a imbeccare con Sessao, che poi insomma la schiaccia di testa, salvata da Suzuki. Però poco altro, nel senso una Juventus molto cervellotica con tanti passaggi, però ancora quella passaggio in orizzontale che ci aveva fatto vedere Motta l'anno scorso, che ci aveva un po' tolto la pazienza. Ecco, poi vado anche a dire, se noi pensiamo che abbiamo venduto Douglas Luiz perché ci lamentavamo perché fosse lento, beh insomma non mi sembra che Locatelli sia un fulmine quando in campo. Non sto andando a dire nulla di negativo nei confronti di Locatelli, dico solo che però c'è questa percezione che Luiz fosse lento. In realtà vedete anche quando c'è Locatelli in campo e fa lui il regista, non è che il pallone vada a una velocità supersonica. Comunque il primo tempo è un po' tutto lì, dove la Juventus in realtà, a parte un paio di questi cross che poi ci saranno anche nel secondo tempo da parte del Parma a tagliare l'area di rigore, non va in grandissima difficoltà, anzi in difficoltà proprio non ci va, e il tecnico insomma del Parma schiera una squadra che è chiaramente a trazione posteriore, molto difensiva, con questo 5-4-1 dove comunque gioca soprattutto in ripartenze. Ci sta, se è allo Stadium, è la prima di campionato, hai 30 anni, sei l'allenatore più giovane nella storia della Serie A, insomma te la vai a giocare un po' così col solo Pellegrino là davanti. Il nostro centrocampo però purtroppo, ancora una volta, è spesso lento e molto macchinoso. Ci sta forse anche un discorso di condizione di preparazione, però ho visto un po' gli stessi errori e le stesse cose che vedevo l'anno scorso. Nel frattempo Thuram invece è l'unico, a mio parere, che lì in mezzo ci dà un po' di quella quantità e quella qualità a sprazzi che ci serve. E poi insomma parliamoci chiaro, in difesa si è visto il ritorno di Bremer, alla fine a Bremer gli dai quello più l'attaccante più difficile da marcare e lui comunque ti fa la partita sempre di grandissimo livello. Dopo un primo tempo a varie occasioni, dove vi ripeto, secondo me la partita è stata abbastanza, chiaramente a direzione unica da parte della Juventus, però di occasioni ce ne sono state poche. Ecco, non mi aspettavo un secondo tempo come in realtà è stato. Un secondo tempo dove partiamo con quel brivido, dove Gatti si fa infilare da sinistra da Amquist e dopo con quel cross, insomma Pellegrino va a botta sicura, ma Bremer ci fa capire come mai ci è mancato così tanto, anzi bentornato e grazie di essere in maglia bianconera, dove salva un gol fatto, dove insomma Di Gregorio non avrebbe potuto fare nulla, però la ripresa parte così, dove la Juventus in realtà sale abbastanza di velocità e sale anche in cattedra Kenan Yildiz, che insomma nel primo tempo secondo me aveva faticato un pochino, nel secondo tempo invece capisce che forse la partita si sta un po' indirizzando su quella situazione dove di occasioni ce ne sono poco e allora inizia a provarci. Ci prova con un paio di conclusioni anche molto molto buone, con un paio di salvataggi di Suzuki interessanti, e poi secondo me cosa succede? Succede che Kenan capisce che è arrivato il momento di far segnare all'esordio anche Jonathan David. Prende quella palla dalla sinistra dove tutti si aspettano che chiaramente si sposti la palla sul destro per andare a tirare, invece va sulla linea del fondo, dà quel pallone molto molto invitante a Jonathan David, che fa uno dei gol che abbiamo visto negli highlights, cioè un gol da posizione, da attaccante che prende posizione in area, anticipa il difensore e fa un gol di buona fattura, battendo con un tocco appena di esterno il portiere, che è chiaramente incolpevole, e sblocca la partita nel momento in cui insomma eravamo non in difficoltà, ma venivamo da un primo tempo non brillante. A quel punto lì ci sono anche i cambi dove Locatelli inizia questa staffetta che secondo me sarà un po' la staffetta dell'anno con Mainers, che a mio parere gioca meglio in quella posizione e anche oggi comunque lo ha fatto vedere dando corsa, dando comunque geometrie, dando tanta comunque come si dice, concretezza, ma anche proprio in alcuni momenti proprio abbassando il ritmo, alzando il ritmo, cercando proprio di prendere un po' quella diciamo quello che gli si chiedeva, che era leggermente un po' più di personalità. Ci si aspetta comunque sempre di più perché con Mainz ha tra l'altro un sinistro di quelli interessanti, quindi nel futuro possiamo anche diciamo sperare che possa tornare a calciare in porta come faceva un tempo. Però la Juventus sale in cassa
cattedra e grazie ai cambi con insomma Joao Mario che va a sostituire Gatti, già ammonito, Kalulu viene spostato dietro nel suo ruolo più convenzionale, a centrocampo come vi ho detto entra con Miners, poi più tardi entrerà anche Dusan Vlahovic gli ultimi 12 minuti per Jonathan David, con Sessao uscirà per Nico Gonzalez e insomma a quel punto si vede come mai Joao Mario abbia dal punto di vista offensivo quella qualità che comunque può diventare interessante, perché a volte dal punto di vista difensivo fa delle sbavature, degli errori e nel momento in cui tu ti aspetti che la Juventus possa fare il secondo, Cambiasso fa una di quelle cose che purtroppo è diventata un po' il suo tallone d'Achille, in una situazione di 1-0 dove alla fine stai dimostrando di essere chiaramente in controllo, si fa espellere per una manata di reazione senza senso e va chiaramente a mettere in difficoltà la Juventus che si trova in 10 uomini, ma ripeto, quando ti aspetti che la Juventus possa andare a soffrire in inferiorità numerica, Joao Mario poi recupera quel pallone dalla destra, serve in maniera molto intelligente Dusan Vlahovic che fa un movimento buono, anzi ottimo, da attaccante vero, tra l'altro Dusan di prima, anzi controlla bene e poi serve la palla a Ildiz che è lanciato verso la rete, Kenan capisce che comunque il difensore lo sta recuperando e dà un pallone di ritorno a Dusan Vlahovic in mezzo che ha fatto un movimento perfetto come dovrebbe fare un attaccante, che non sbaglia, segna il pareggio segna il 2-0 e va ad esultare sotto la curva con le braccia aperte in silenzio, con lo sguardo proprio focalizzato alla curva, come per dire ragazzi vedete sono ancora io, il numero 9, entro, segno. Infatti penso che sia se non il terzo o il quarto gol di fila che fa Vlahovic da quando comunque nelle ultime 3-4 partite anche nelle amichevoli e fa vedere come mai insomma in realtà la 9 sia ancora sulle sue spalle, perché se Vlahovic fosse davvero questo, se Vlahovic fosse questo che abbiamo visto anche in questi spezzoni, con questa voglia, con questa anche a volte intensità come ha fatto oggi, dove ha giocato secondo me ottimi 10 minuti, ma non solo per il gol, ma proprio per la voglia anche in alcune situazioni di andare a recuperare il pallone, beh, forse la storia sarebbe andata in maniera diversa. Pace fatta tra Vlahovic e il pubblico dello stadium? Io non lo so, però è chiaro che il Milan visto ieri ha sicuramente bisogno di una punta in più, questo è poco ma sicuro. Non so come andrà a finire, so di per certo che la settimana prossima, anzi da domani, il mercato entrerà nella settimana finale e ci saranno dei fuochi d'artificio. La Juventus ha comunque bisogno, nonostante la vittoria per 2-0, vittoria meritata e comunque con un Tudor che all'esordio porta a casa i 3 punti e porta a casa tra l'altro, come si dice in inglese, un clean sheet senza subire gol, la Juventus ha bisogno di 2-3 innesti. Ha bisogno ancora, lo ripeto, di innesto a centrocampo perché ci manca, ha bisogno tra l'altro di una punta, perché in caso dovesse andare via Dusan Vlahovic non ti puoi presentare con il solo Jonathan David, e poi ha bisogno di opzioni perché andiamo a affrontare anche questa Champions League e mi sembra che la rosa sia veramente un po' cortina. Comunque oggi secondo me era importante rompere il ghiaccio, era importante dare una dimostrazione di quantomeno avere voglia, e se nel primo tempo secondo me avevo visto un po' di quelle cose che l'anno scorso avevano fatto un po' perdere le staffe, come si dice, nel secondo tempo invece ho visto una Juventus che si è resa conto che se avesse continuato in quella maniera la partita non si sarebbe sbloccata. Qui si va a tornare e a finire questo video perché secondo me è importante a parlare di il Diz 2 assist, dove oggi secondo me meritava anche il gol, però dimostra che è cresciuto non solo dal punto di vista dell'età ma anche dalla maturità, perché il Diz quest'anno si deve prendere la Juventus sulle spalle in queste situazioni quando magari si fa un po' di difficoltà a segnare. Oggi con Sessao secondo me, per esempio, visto che non abbiamo parlato, ha fatto una prova comunque interessante, però in molte situazioni come quella cavalcata insomma dalla nostra tre quarti in poi, ecco lì il suo errore è questo. Se lui il passaggio gli avesse fatto a Vlahovic per esempio, forse avremmo avuto un'altra occasione per segnare, e questi sono i suoi limiti che invece Kenan Ildiz non ce li ha, perché il pallone lo perde praticamente mai, quando c'era lui la palla è in cassaforte, e secondo me fa vedere che quest'anno è pronto e preparato per portare la Juventus il più avanti possibile, ma soprattutto per salire in cattedra quando ce n'è di bisogno. Comunque buona la prima, è stata secondo me una partita non eccellente, però all'esordio vincere 2-0 in casa manda anche un messaggio di un certo tipo, quindi aspettiamo la fine di questo calciomercato, io non ne vedo l'ora, mi raccomando sempre forza Juve, e ragazzi se il buongiorno si vede al mattino, 2-0 in casa, 0 gol subiti, bentornato Bremer, un abbraccio.